Quando diciamo Cristo Redentore, tutti pensiamo a Rio de Janeiro, a quelle braccia spalancate sul cielo che ne fanno una delle nuove 7 meraviglie del mondo. Ma sai che anche l'Italia ha il suo Cristo Redentore? Per dimensioni è il secondo più grande al mondo, proprio qui, su questa montagna della Basilicata affacciata sul Tirreno. Oggi scopriremo cosa unisce e cosa distingue questi due giganti e ti assicuro, le sorprese non mancheranno. Rio de Janeiro, anni 20. Per celebrare il centenario dell'indipendenza, il Brasile decide di costruire un simbolo monumentale, il Cristo Redentore. La cima del Monte Corcovado, oltre 700 metri sul mare, sarà la sua casa. 9 anni di lavoro, dal 1922 al 1931. Lo scultore francese Paul Landowski crea un gigante di 38 metri, con braccia che si aprono per 28 metri. Cemento armato rivestito di pietra saponaria che riflette la luce tropicale in 1000 sfumature. Da lassù, il Cristo veglia su Copacabana, sul Maracanã, sulle navi che entrano nella baia. Nel 2007 diventa una delle 7 meraviglie del mondo moderno, nel 2012 patrimonio UNESCO. Ma ora attraversiamo l'Atlantico, perché anche l'Italia ha il suo gigante. Basilicata, costa tirrenica, anno 1965. Sul Monte San Biagio, a 640 metri, sorge il Cristo di Maratea. Il protagonista di questa storia è il conte Stefano Rivetti di Valcervo. Innamorato di Maratea, commissiona a proprie spese allo scultore Bruno Innocenti una statua monumentale, cemento armato rivestito con scaglie di marmo di Carrara, che al tramonto si accende di oro e rosa. 21 metri di altezza, 19 di apertura delle braccia. Ma guardate bene, capelli corti, barba appena accennata. E quel piede che spunta dalla tunica? Ecco la differenza. Il Cristo di Rio è statico, monumentale. Quello di Maratea cammina, avanza sulla roccia, viene incontro a chi lo osserva. Non è immobile sulla montagna, è un redentore in movimento. A prima vista sembrerebbero uguali, ma le differenze sono profonde. Il Cristo di Rio guarda verso la città e l'oceano, abbraccia 7 milioni di abitanti, grattacieli, il nuovo mondo. Quello di Maratea è rivolto all'interno, verso i monti e la Basilica di San Biagio. Eppure, a seconda di dove ti posizioni, sembra seguirti con lo sguardo. Dal mare appare rivolto alle onde, dalla montagna custodisce l'entroterra. Rio è la megalopoli. Maratea è un borgo di 5.000 anime. 2 scale, 2 ritmi, 2 modi di vivere la fede, ma lo stesso messaggio universale. E questa vicinanza spirituale è stata riconosciuta ufficialmente. Il 16 ottobre 2021 l'Arcidiocesi di Rio e la città di Maratea hanno sancito un gemellaggio, un ponte simbolico tra 2 continenti per condividere pellegrinaggi e cultura. Il Cristo di Maratea è anche un faro per i pescatori. Di notte si illumina ed è visibile anche dal porto di Maratea. Due statue, 2 continenti, 2 epoche, ma lo stesso gesto, quelle braccia aperte che da secoli rappresentano accoglienza e speranza. Non importa se guardi il Cristo che veglia su Rio o quello che protegge questo angolo di Basilicata, il messaggio attraversa oceani e montagne. È l'abbraccio sospeso tra cielo e terra ed è la capacità, anche solo per un istante, di farti sentire parte di qualcosa di più grande.